Ciao, oggi è mercoledì, questo è il video di apertura. In questo video vedrete come al solito alcune valutazioni. Iniziamo però, all'inizio adesso vi farò vedere tutti i nostri nuovi acquisti. È mercoledì ma abbiamo già comprato molto, quindi vi farò vedere alcuni mobili interessanti per come sono fatti. Alcuni sono rifatti con legno antico, quindi sarà interessante farvi vedere come si fa a vedere quando un mobile è autentico o è falso, come in questo caso. Dopodiché vi faccio vedere alcuni quadri che ho comprato, ma prima andiamo con lo scribanello. Nessuno di voi ha indovinato il pittore. È un pittore pugliese che si chiama Piccinni, Antonio Piccinni. Nato a Trani nel 1840 circa, è morto a Roma nel 1920. Ha studiato a Napoli, ha lavorato tanti anni a Roma, si trova a Roma, non è la prima volta che lo troviamo. Anche questo è un suo acquarello che abbiamo, molto bello. È un acquarellista che non disdegna la pittura ad olio. Come acquarellista è eccezionale. Le sue quotazioni non sono altissime, questo per esempio lo vendiamo a 200 euro per un acquarello di fine 800 di un pittore pugliese. Quindi niente, non avete indovinato lo scribanello, io ho risparmiato 30 euro. Allora, detto questo, sto scherzando ovviamente, alla fine di questo video ci sarà un altro scribanello, una bellissima opera di cui non vi anticipo nulla. Adesso andiamo a vedere le cose che abbiamo comprato. Abbiamo comprato finalmente, dopo una lunga trattativa, queste due bellissime vedute e vi chiedo un aiuto. Allora, sono degli oli su tela, non sono firmati, però il nipote del pittore mi ha dato con certezza nome e cognome, mi ha venduto 7-8 quadri. È un pittore praticamente sconosciuto che si chiama Gualtiero Gherardi. Questo l'ho scritto io ovviamente. Cosa si fa? Quando si intercetta una collezione di dipinti non firmati e si ha la certezza del nome e del cognome del pittore, è buona norma, è buona consuetudine scriverlo dietro affinché girando di qua, girando di là, non finiscano per essere semplicemente dei dipinti anonimi. In questo caso il nipote ci ha garantito che sono di Gualtiero Gherardi, di suo nonno, e noi abbiamo applicato il nome e il cognome a pennarello sul telaio di tutti i quadri che ci ha venduto. Gualtiero Gherardi è quindi un pittore che è attivo nell'800, è attivo a Roma perché abbiamo trovato Villa Borghese. In realtà questo è 1906, però probabilmente è stato attivo anche nell'800. Come vi avevo già chiesto nel precedente video, non riesco bene a individuare questa cittadina. Qualcuno di voi mi ha detto Genova, però mi sembrerebbe piccola per essere Genova. Altri di voi mi hanno detto l'isola del Giglio, però in quel caso il porto dell'isola del Giglio mi sembra molto più piccolo. Invece, come vedete qui, i palazzi, le case sono piuttosto dentro anche il territorio che è montuoso collinare. Dovremmo essere tra la Liguria e la Toscana, non siamo ancora riusciti a individuare bene la città. Se qualcuno di voi dovesse riuscirvi, gli sarei molto grato. Sono una coppia di dipinti molto belli. L'altro dipinto non presenta nessun tipo di cittadina, quindi è un pochino più difficile, però è pensabile, ipotizzabile che il pittore li abbia fatti nello stesso posto. Sono una coppia comunque, a prescindere, di oli su tela molto belli, datati 1906, pittore certo Gualtiero Gherardi. Attivo a Roma. Quindi questi sono due belle vedute che abbiamo acquistato. Insieme a questi, dallo stesso persona, abbiamo acquistato altri dipinti di Gualtiero Gherardi. Questa è una Villa Borghese e questo l'ha firmato. Comunque, come vedete, Gualtiero Gherardi ha un'ottima mano. Qui dovremmo essere nel 1910-20. Una bella veduta di Villa Borghese che poi troverete nei prossimi giorni sul nostro negozio online. C'era una novella Parigini che abbiamo già apprezzato, mi sembra a 60 euro. Purtroppo questa è una pittrice che, per quanto sia molto brava, ha dipinto tanto e al momento non gode dei favori
del mercato. Abbiamo comprato anche dei dipinti di Veniero Canevari, pittore naif. Questi in particolare sono una coppia, molto carini. Insieme a queste cose, scusa, tutto questo in 2 giorni, Allora, insieme abbiamo comprato delle belle sculture. Questo è un bronzo raffigurante un pirata, una Venere accovacciata, copia ottocentesca della Afrodite accovacciata, statua greca stupenda in bronzo che starà in qualche museo, non so dove. Questi sono gli altri dipinti di Gualtiero Gherardi, sono tutte vedute molto molto carine, non sono firmate e noi abbiamo scritto comunque dietro il nome e il cognome e le vendiamo con la nostra autentica. Abbiamo comprato altri dipinti di minor valore, però sempre cose molto carine del Novecento. Il Novecento vi segnalo che anche per questo 2024 soprattutto la scultura e la pittura è richiesto. In 2 o 3 giorni abbiamo venduto diversi bei dipinti dell'Ottocento. Abbiamo venduto La natura morta di Bruno Croatto, oggetto dell'ultimo Scribanello. Abbiamo venduto questo bellissimo dipinto di Norberto Proietti. E abbiamo venduto altri quadri. Abbiamo venduto questo bellissimo tavolino Napoleone III. Abbiamo venduto diversi quadri a un commerciante di Firenze. Poi cos'altro abbiamo venduto, Marco? Forse delle oggettistica varia. Quindi c'è movimento. Anche questo aprile diciamo che è abbastanza movimentato. Vi faccio vedere i mobili che ho comprato. Questi vengono da una casa del sud di Roma. Allora, iniziamo da questo. Questi sono tavoli avanti divano molto molto comuni nelle case degli italiani. Sono stati acquistati tra il 1950 e il 1970. Si ottenevano trasformando degli elementi antichi. In questo caso credo che sia la base di 2 reggicero da chiesa. Un abile falegname con un buon lavoro di falegnameria ci ha fatto questo tavolino, sopra il quale è stata applicata una base di bellissimo onice brasiliano. Questo tipo di tavolo avanti divano non può mai essere antico originale dell'Ottocento, perché nell'Ottocento il tavolo avanti divano semplicemente non esisteva. Quindi tutti i tavoli avanti divano che trovate nelle vostre case sono sempre dei rifacimenti novecenteschi, anche di gusto come in questo caso, fatti con degli elementi antichi. Per quanto invece riguarda questo mobile, la cosa è un pochino più complicata e interessante. Ma questo è un mobile che nasce tra la fine del 6 e i primi del 700. L'impianto è barocco, quindi siamo diciamo ancora nel 600 come gusto. Però ci sono dei però, non è d'epoca, è fatto in gran parte nel 600, nella fine del 600, però è stato rimaneggiato. Cosa vuol dire? Che sono stati usati dei pezzi del mobile del 600 per fare qualcos'altro. Questa è una situazione veramente molto 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 comune nel mondo dell'antiquariato. Perché veniva fatto? Perché gli elementi gli arredi del 500 e del 600 erano generalmente molto 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 grandi e poco adatti a case ottocentesche o novecentesche più piccole. Quindi venivano ridotti, venivano manomessi, venivano trasformati magari in un'epoca dove non c'era tanta sensibilità per l'autenticità e per l'originalità. Quindi non per forza sono fatti per ingannare, ma semplicemente per essere riadattati alle mutate esigenze magari di una borghesia che, a differenza dell'aristocrazia o della classe clericale del 600 che li aveva in case gigantesche, la borghesia ha delle case molto più piccole, magari all'interno delle città, e li deve riadattare. Questo probabilmente era un inginocchiatoio, ossia c'era una parte che non c'è più, che arrivava qua, io mi potevo inginocchiare, potevo dire le mie pregherine, e gli inginocchiatoi, molti inginocchiatoi hanno fatto questa fine, sono diventati praticamente dei comodini. Perché? Perché l'inginocchiatoio è una cosa
perché mano a mano che si va avanti nei secoli, l'inginocchiatoio domestico non si usa più. Quindi molti inginocchiatoi purtroppo hanno fatto questa fine. Come si fa a vedere quando si è in presenza di una manomissione, diciamo, importante di questo genere? Perché dico importante? Perché un mobile così trasformato, sebbene nasca nel 600, non appartiene assolutamente più al mondo dell'antiquariato, perché non è nato così. Il fatto che abbia degli elementi antichi, noi infatti qua scriviamo elementi di antiquariato, non vuol dire che si possa considerare un mobile di antiquariato, un mobile artisticamente, dal punto di vista collezionistico e artistico interessante, perché è troppo trasformato. Comunque, quali sono i campanelli d'allarme quando ci si trova davanti a un mobile così? Beh, sono tanti. Allora, innanzitutto, guardandolo bene, questo per esempio, per farvi rendere conto, questo noi lo prezziamo 225 euro, malgrado sia composto al 90% da elementi del 600, il che vuol dire che costa praticamente come un comodino dell'Ikea, come un comodo dell'Ikea. Perché? Perché è totalmente fuori del mondo dell'antiquariato, è una cosa solo decorativa, per quello che vi ho già detto. Comunque, come si fa a vederlo? Innanzitutto, guardandolo con attenzione, dovete sapere che questa tipologia, per quanto sia stilisticamente abbia una impostazione seicentesca, nel 600 questo tipo di comodino non l'hanno mai fatto. Non esistono proprio i comodini del 600. C'era il comò canterano e c'era l'inginocchiatoio. C'erano altri tipi di mobili, c'era l'armadio, c'era la madia, c'era la cassapanca, c'era il letto, il cassone, ma non c'era il comodino. Quindi questo già a vederlo anche in foto non può essere una cosa giusta del 600. Dopodiché, anche se fosse del 600, ma vi pare che un ebanista del 600 avrebbe messo dei cassetti con una radica così bella insieme a uno con un noce che non c'entra niente con questa radica? Evidentemente no. Perché c'è questa discrepanza di materiale e di radiche? Perché questo artigiano, quando ha composto questo comodino da un inginocchiatoio o da qualcosa del genere, non c'aveva qui il cassetto con la radica, ci ha messo il cassetto senza radica. Tirando fuori uno di questi cassetti si vedono tante cose che non vanno. Andiamo lì, vediamo. Allora, innanzitutto il cassetto, questo cassetto era probabilmente più lungo, arrivava qua, è stato ridotto di dimensioni per il motivo che vi ho già detto, per adattarlo a case più piccole. Mettendo il dito qua si sente che è molto 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 ruvido, è un taglio fresco, per fresco intendo 50-80 anni, come si vede anche l'utilizzo di colle. Dopodiché tutti questi buchi, che cos'è che ci dicono? Questi non sono soltanto buchi di tarli, sono buchi di chiodi, che questa parte di legno componeva qualcos'altro, non hanno ragione d'essere qua dei buchi di chiodi. Qui l'artigiano ha usato, magari per confondere, i chiodi antichi, però qui si vedono dei chiodi novecenteschi, probabilmente messi quando è stata fatta la manomissione. Comunque, in generale, i materiali sono tutti antichi, quelli utilizzati per fare questa manomissione. Anche qui, come si può vedere, questo taglio, questa stuccatura qua, perché c'è? Perché qui c'è per coprire le cicatrici di una serratura che c'era. Ovviamente, trasformando in comodino non c'era più bisogno della serratura e quindi che cosa hanno fatto? Hanno stuccato tutto sperando che questo papocchio si vedesse il meno possibile. Vediamo anche l'interno come è stato fatto. Ok. Diciamo che non è fatto male, è fatto con molta attenzione. Queste, come vedete, sono giuste, cioè questa è la fodera probabilmente quasi intatta dell'inginocchiatoio. Guardandolo da dietro sembrerebbe un mobile assolutamente autentico.
Anche per esempio questo segno qua non ha nessun tipo di ragione d'essere. Qui evidentemente c'era qualcos'altro, oppure ha sfregato in questa maniera, ma qui non sfrega sopra nulla, quindi anche qui è stato usato un legno di recupero. Questo legno, questa fessura, per stare qua, vorrebbe dire che questo ha fatto così su qualcosa che stava qua, che gli ha dato fastidio, però qui è liscio, quindi in realtà non stava qua, sta da un'altra parte. Quindi questo qui è un mobile senz'altro fatto bene e con attenzione, però è tutto rimaneggiato, cioè tutte queste cose qui, vedete questo non deve stare qua, non c'è nessun tipo di ragione d'essere qua, perché qui questo è liscio, qui è liscio, non sta sfregando da nessuna parte. Questo è un cassetto che ha lavorato su un'altra superficie. Anche qui vedete questo tipo di solco che c'è. Per essere giustificato ci dovrebbe essere qui un chiodo, una vite, una guida sulla quale lui ha lavorato e si è formato questo solco, ma qui non c'è. Quindi questi insomma sono tutti campanelli d'allarme che quando si valuta l'originalità di un mobile bisogna notare e bisogna farsi delle domande. Quando le domande non trovano una risposta, come in questo caso, allora vuol dire che c'è qualcosa che non va. Comunque, insomma, questi sono mobili che si trovano molto di frequente dentro alle case delle persone. Molto spesso sono ignare, molto spesso in realtà sapevano benissimo, magari loro stessi hanno chiesto 30-40 anni fa a un falegname di adattare l'inginocchiatoio, l'armadio, il cassone e di trasformarlo. Anche qui lo stesso discorso. Questo è un mobile che vuole sembrare dell'800 di gusto impero, però in realtà è stato fatto 50 anni fa con del legno vecchio. Innanzitutto nel periodo impero dei bronzi così di bassa qualità non li avrebbero mai messi, questa è roba comprata 30-40 anni fa dentro a un ferramenta, idem per queste rosette. I bronzi dei mobili impero sono molto belli, la fusione è delicata, la doratura è sempre a mercurio. Guardate anche qua dietro, vedete queste fodere? Adesso non so quanto possa mettere a fuoco bene la telecamera, stiamo valutando l'acquisto di un'altra telecamera che metta meglio a fuoco, perché ci siamo resi conto che questa telecamera non va bene per quello che vi dobbiamo far vedere, quindi nei prossimi settimane probabilmente vedrete un pochino più a fuoco. Comunque queste fodere qua sono state patinate, però non sono antiche, si vede che sono assi praticamente quasi nuove, assi novecentesche. Tutti i chiodi sono nuovi e poi ci sono dei buchi di chiodi che non hanno senso, cioè non ha senso trovarli qua. Se questi fossero magari le cicatrici di antichi chiodi che sono cadute di un mobile antico, le dovremmo trovare qui ai bordi. Non è che le mettevano qui i chiodi antichi al centro delle fodere. Quindi questo che cos'è? Non è altro che un mobile fatto con del legno vecchio. Quell'altro è fatto con legno antico, con elementi antichi, questo è proprio fatto con legno vecchio. Quindi è semplicemente un mobile decorativo. Quanto lo vendiamo? A 150 euro, per darvi un'idea, insomma. Poi ho comprato un tavolino servomuto inglese, ve lo faccio vedere. Quando andavano i mobili antichi inglesi, di questo ne abbiamo comprati tanti. Abbiamo fatto anche le riprese mentre l'abbiamo comprato dalla signora che ce l'ha venduto. Lei l'aveva comprato nel 97 pagandolo l'equivalente di 700 euro, cioè 1,4 milioni. Oggigiorno io l'ho pagato molto di meno, addirittura 50 euro. Per quale motivo? Non è antico? No, questo è antico, è veramente antico. È della metà dell'800, il periodo è vittoriano ed è tutto in mogano, solo che è proprio quel genere di cose che praticamente è diventato invendibile. Perché sono invendibili? Boh, questo noi non lo sappiamo. Sappiamo che sono andate molto di moda. Il perché voi non le comprate più probabilmente lo sapete più voi. Vi siete stufati? Vi hanno stufato? Però questi sono mobili che sono piaciuti tanto. Tra l'altro questo è fatto nel periodo vittoriano, però lo stile è Giorgio III, è uno stile di 50 anni prima, uno stile molto asciutto, molto semplice, che piaceva molto agli italiani. Come faccio a dire che non è Giorgio III originale? Se questo fosse Giorgio III autentico,
che per gli inglesi Giorgio III corrisponde un po' come il nostro Luigi XVI, a cavallo tra Luigi XVI e Impero, in realtà varrebbe molto di più e si trovano in Italia perché gli importatori, tra cui anche mio padre, li hanno importati anche Giorgio III. Questo è un servomuto che si chiama in Inghilterra Whatnot. Però quelli autentici georgiani si trovano sia in noce che in mogano, sono molto molto più belli, sembrano quasi delle sculture. Vedete questo com'è rigido? Questa gamba com'è poco elegante? Ecco, questa è la classica riproduzione vittoriana di un mobile georgiano. Vedete anche questa scanalatura com'è ingenua, com'è noiosa? Ecco, questo genere di... Poi questo motivo a trottola in realtà Giorgio III non l'ha usato, che io sappia. Sarebbe stato liscio un mobile Giorgio III. Questa sarebbe stata più bella, sarebbe stata molto più elegante, come una scultura. Quindi, insomma, è un tavolino Regina Vittoria molto carino. Anche noi 20-25 anni fa l'avremmo venduto all'equivalente di 700 euro, magari non 1,4 milioni, ma 1 milione. Noi eravamo importatori diretti, quindi eravamo un pochino più competitivi. Però vi assicuro che questi sono mobili che noi antiquari importatori pagavamo tanto in Inghilterra e qui li vendevamo a tanto, a un 50-60% in più. Quindi il video è appena iniziato, adesso ci saranno le valutazioni, tra cui l'acquisto anche di questo bel tavolino, e dopodiché alla fine del video vi farò l'ennesimo scribanello che spero che vi diverta, a me diverte. Ciao, buona visione! Riprendiamo. Questo sembra si sia rotto adesso, no? Era già così? Sì, no, era così imballato a casa, quindi... Ah, era imballato a casa? No, questi quando sono rotte in questa maniera purtroppo... Se avete un restauratore, se vi interessa... Non vedete cosa vi abbia pensato. No, sono irrecuperabili e le sconsiglio di spendere dei soldi di restauro. Ah, ok, bene. Mi spiace. Ok, questo via. Questo non ha valore, è una cosa... Non ha valore. No, è una cosa probabilmente fatta nei Paesi Bassi, però non è antico, è di bassissima qualità e non è una cosa che ha valore. Ah, Mi spiace. Ma lei mi aveva mandato la foto di questo? forse insieme agli altri. Ciao, arrivederla. Grazie, arrivederci. Queste altre cose qui. Vedere qua. Apro io, si può. Di questi ho anche gli expertise, questi erano tutti acquistati a... Un antiquario di... e ha chiuso di recente. Ah. Quello là che stava lì. Ah sì, ho capito. Ha chiuso? Sì. Mamma mia. Volevo ripassare lì per riproporglieli, ma... Quello stava lì da veramente Da tanti una anni. vita. Io li ho presi tutti. Non ce l'ho fatta. Questo era il timbro del pane. Allora, le sculture in avorio, prima di venderle, dovrebbe farsi fare una valutazione con certificato dall'ufficio CITES, perché sennò lei non le può vendere. Quindi, Ufficio CITES. sì, praticamente, però se sono queste le consiglio di tenerle, non vale la pena perché non sono cose di valore. Io le volevo togliere di mezzo, di un'altra vita. Un'altra vita. Cioè non c'è niente di valore. Allora, sono tutte cose che quando magari lei le ha comprate tanti anni fa andavano e avevano un loro valore collezionistico perché le persone si mettevano in casa queste cose. Ok? Ah, questo è Oggi nuovo. come oggi il mercato si è molto ristretto, di conseguenza o lei mi porta una cosa che abbia oltre a un valore decorativo anche diciamo artistico, o io non sono in grado di farle delle offerte che superino i 10-20 euro, che non è la cifra che penso che interessi a lei. Questo perché? Non perché io sono cattivo, perché non c'è più la persona che acquista questo tipo di oggettistica.
Questo vede molto carino, è antichetto, è una cosa però che oggi probabilmente è fatta a Limoges nell'800. Lei l'ha pagato, però è rotto Tutto questo, parecchio. è rotto purtroppo. Dove è rotto? Non era di vetro questo. Ma è ferro? No, è metallo, dico. Beh, c'è la colla qua, è stato incollato. Questo non è antico. Non è antico. Segna delle belle persone comunque quello lì, No, beh, loro magari l'hanno venduto come cosa del Novecento, come realmente è. Io poi qualche prezzo me lo scrivevo qui quanto se lo facevo. Sì, ma guardi, non è che voglio difendere un No, collega no, non piuttosto per che un lei, altro. perché- Le dico che tanti anni fa le cose costavano tanto. Perché tutti le volevate comprare, venivate nei nostri negozi a comprarle, adesso venite a venderle. Noi siamo spettatori di quello che succede, ma noi non decidiamo noi i prezzi, noi possiamo semplicemente prendere atto delle situazioni. Allora, questo è un... Cartolina 1860. No, questa 1860. La barca di terracotta con quei puntini che stava lì, Napoli secondo 800, modica cifra di 2000 euro. Quale? La barca con quei puntini. Ma quanti anni fa? Dunque sarà stato 15-20 anni fa, No, allora, anche per l'epoca posso dirle che lei le ha pagate veramente un'enormità. Veramente non c'ha alcun senso, cioè questa è una cosa da 15 euro. No, Questa è una cosa fatta non è 40 neanche il anni fa. lapis, ma No, assolutamente no. È una cosa da bancarella da 3 euro, 4 euro. ma non ci voglio credere, cioè non è neanche pietra. No, è una pietra, ma non è una cosa antica né di valore né fatta bene, è semplicemente una riproduzione recente di un bauletto portagioie antico. Ma non è lapislazzolo? No, secondo me no, assolutamente, ma anche se lo fosse non avrebbe assolutamente quel... No, ma questo non lo puoi riprendere intanto. No, vabbè. Sono da denunciare. Peccato che se ne sono andati. Cioè, veramente non ho parole. Forse qualcuno li ha denunciati e se ne sono andati. Non ho parole. Ovviamente noi andavamo sempre lì, erano 2 punti di riferimento. Cioè, veramente questo è il classico esempio per cui poi le persone non si fidano più della categoria. Questa è veramente una... Cioè, lei lo faccia pure vedere altre persone, però questi non sono tagli antichi, questi sono tagli industriali. Mi spiace, questo è antico, è molto carino, questa è una cosa molto carina. Però sono cose, cioè oggigiorno questo quanto si può vendere? A 90, 100 euro? Non è... Nero boccale. Questo. Austria. Non so se questo è questo. Con figura di cavaliere, no, cavaliere è questo. Questo è di questo qua.
Cioè, questi oggi ne No, abbiamo questo messi. non è Ah, questo ok. no, c'è finito dentro. Guardi, è tutta un'oggettistica da poco. La cosa più simpatica è il pirata, che è in bronzo, siamo negli anni 50, 60. Il viso per fortuna non è avorio perché è scrostato, quindi è un metallo dipinto a simile avorio. Però anche qui quanto si può vendere oggi? Questo 50 euro. Non c'è nulla di alto antiquariato, di antiquariato che giustifichi questo tipo di cifre. Che tristezza. Calamai in bronzo, eccolo qua. Russia. 1900 euro. 1900 euro. No, devo dire, no, proprio non ci siamo, mi spiace. Cercando io, non l'ho visto. Ah, lì, il pirata. Figura di pirata. 1900, no, questi già ci siamo. 1900 euro? No, no, 1900. Ah, sì, epoca. 1900. No, no. Mi spiace. Ma niente di A cifre di decine di euro. Ha capito? Non c'è proprio niente che possa comprare, darle qualche tipo di soddisfazione economica. Peraltro anche questo, che è antico, siamo questo nel non era periodo... prezzo nuovo, non era nuovo. Era un altro antiquario, questo è periodo Regina Vittoria, è molto carino, il servomuto che mettevano vicino al tavolo quando servivano a pranzo, ma chi lo vuole più oggi il giorno? Io lo pagherei 50 euro per venderlo a 100 euro. Non è... Eccolo qua. 1450. 1400 euro l'ho pagato. Piange il cuore. Nel 97, quindi l'ha pagato, questi sono milioni di lire, non 1400. Lei l'ha pagato 700 euro. Però ecco, questo le posso dire che lei l'ha pagato esattamente quanto valeva e il prezzo è assolutamente onesto, congruo e quello che le hanno scritto è assolutamente quello che è il tavolino. Ok. Vittoriano, Inghilterra, è un collega di Roma, cioè anche loro. ha fatto veramente quello che avremmo fatto noi, li hanno venduto a 700 euro. Oggi vale molto molto di meno, però non è che l'ha pagato per il 97 l'ha pagato un prezzo congruo. E già, pensavo fossero peggio loro che mi piacciono No. di cui non si fidavano. No, devo dire che la persona dalla quale ha acquistato questi oggetti veramente ha avuto un ricarico molto molto alto, forse per via degli affitti che si pagano al centro di Roma, non saprei che cos'altro dirle. L'aiuto a... Mi dica cosa potrebbe prendere e a quanto. Solo per non riportarmi indietro perché... Allora, posso prendere il pirata a 25 euro, il tavolino a 50 euro e questo a 25? 100 euro tutti e tre? Non sono cose che anelo a comprare solo perché me le ha portate. Se no ci pensi, tanto io sto sempre qua. No? Questi neanche vanno bene, questi qua. Questo boccale. Soprattutto le cose Sono si cose che rompono. non hanno nessun tipo di... Vedi che qualità che ha questo oggetto, cioè non è... Sì. Quanto lo posso vendere? 10-15 euro? Cioè, non c'ha nessun tipo di interesse artistico, è semplicemente una cosa fatta nel 1920, ma anche magari fine 800, anche se qui sembrerebbe più anni 20, Vado a cercare per ricopiare che- una cosa fatta 500 anni prima. Questo sarebbe il posto adatto per venderlo se fosse del 500, ma non lo è. No, quello che può. Questo neanche. No, questi noi li compravamo, li vendevamo, sono boccali da birra fatti in Germania, in Olanda, però non è più roba richiesta.
cioè se io questo lo metto nel mio negozio eBay a 40 euro, per quello che è, costa l'assicurazione, l'imballo e tutto quanto, a lei le devo offrire 15 euro, ma che ce fa con 15 euro? Cioè le conviene magari portarle un regalo a un amico un giorno che va a cena, capito? Non sono oggetti che sono più interessanti al momento per le persone, per il mercato No, lo oggigiorno. capisco perché è cambiato tutto. È cambiato il mondo, sì. Mm-mm. Va bene, e tipo questo e questo a 100? I due? Facciamo Magari questo me lo tengo? 50, ma questo qua a 50 ci venderà, e ci vediamo, 50 e 50. Ah, ok, grazie. Ah, Kiki, scusa, che sta a casa per caso? Se c'è Paolo Ricotta sotto casa, gli potresti dare un paio di scarpe che ho all'ingresso, se già sono pronte? All'ingresso di casa mia. Sta sotto casa lui, o sale lui, insomma. Ok, allora gli dico di citofonate. Ok, ciao, grazie. Senti, stanno all'ingresso, su quella sedia all'ingresso, so dove poi Paolo le riconosce, in una busta. Ok? D'accordo, grazie. Ciao. Scusa. Non si preoccupi, Stanno- ma chi è Emanuele Morena? Una biblioteca? Non lo so, no, non lo so. Lei dove li ha presi? Questi sono di un parente Fabbrini, un professore medico. Poi. Che gliel'ha regalati? Sì, ci sono rimasti a noi. Quindi molte cose non ci sono rimasti questi. E dove quello sia il posto dove comprare comunque. Sembrerebbe più che altro il timbro di una libreria. Sì, Napoli, né? Sì. E niente, allora il citofonagli che sta a casa e te le dà al volo. Stanno all'ingresso in una busta, si riconoscono, insomma, li riconosci subito col fiuto del pellegrino. Vabbè, ma figurati, ma sì, ma se usate un pochino, ok? Ottimo. Ottimo. Io l'avevo trovato a 129, quindi è ottimo, io devo dire è buono. Dai, un abbraccio, ora ci aggiorniamo dopo. Ciao, ciao. Quello è anni 30, anni 40. Sì. Peccato che è combinato loro, però Magari ecco, dove ci sono le dediche, forse non lo pubblicherei su... No, quello copia. Sì, no, sì. su questione di... che bello. Non avevo mai visto questo posto. Che c'è una vetrina con la collezione di questi, bello, Teatro. È molto carino. È particolare, invece dei soliti, no? Teatro. Queste sono cose un po'. No, queste. Sì, è un po' loro, però... è bello. Colori. I colori, cioè stupendo. Questo penso sia... Quadrupedi. Uno non stava sulla Sugli lista, animali. mi sa che è questo. Ma qui Sì, manca esatto. una pagina. Il frontespizio. Anche frontespizio. Senza frontespizio, questo che cos'è? Quando è stato stampato? Guarda, infatti è l'unico che non ho messo la data perché non l'ho trovato. Vabbè, ovviamente dica quello che può interessare. Guardi, non sono cose di valore, sono tutti cioè tutti i libricini che noi vendiamo a pochi euro. Mhm. Non c'è nulla di particolare. Vuoi andare a dare un'occhiata a questo un attimo? Non si preoccupi, allora, questi qua no, quello col timbro della biblioteca l'ho tolto perché teoricamente noi non possiamo comprare libri con timbri di biblioteca a meno che non ci sia una lettera della biblioteca che l'ha fatto uscire, pure se il timbro è antico. Diciamo, Sì, noi siamo sì, sottoposti, sì. come si può immaginare, a un sacco di controlli. Beh, ci credo. Magari mi dicono, Non lo questo sapevo. timbro, allora evidentemente nessuno l'ha rubato, sarà uscito in No. qualche maniera assolutamente illecitamente, è un timbro vecchissimo, però comunque sia non lo posso comprare. Per questi 4 io le posso offrire 200 euro, quindi gli altri non mi interessano. Ah, ok.
E vabbè, devo... Senti che ne pensano. Pensavo che quello del 1500 era questo il periodo. Sì, ma non c'è l'ultima pagina, perché qui non c'è, cioè qui dovrebbe esserci scritto fine, non c'è. Ah, Vedi? certo, Cioè sì. quindi un libro non finisce così. Ammazza. C'ha ragione, non ci avevo fatto caso proprio perché Quindi questo è il motivo per cui una chiediamo passione sua, insomma. alle persone di portarceli i libri. Sì, perché... ha ragione, infatti. Per cui questi qua, però. Questo ok. Questo era il Geo qualcosa, no? Sì. Il Geo. Questo qual è invece? Infatti c'è parecchia di medicina. Quelli di storia non interessano, quelli là sono carucci. Non è che non interessano a me, Cioè, sono di minor valore. Sì, no, noi li compriamo in realtà, ma queste sono tutte serie dove c'è il primo, il secondo, il quinto, l'ottavo, cioè Sì. non sono serie complete, quindi non ci interessano. Allora mi autorizza a farla vedere la valutazione, giusto? Sì. Togliendo le dediche, ovviamente. Bravissimo, sì. Poi non ho visto dediche, ci sono dediche? Sì. Ah, ok, va bene. In qualche posto c'è, insomma. Ciao, oggi è 11 aprile, è pomeriggio e ci stiamo approcciando a fare quindi la parte finale del video che vedrete stasera. È il momento dello scribanello, l'indovinello, quindi abbiamo questa volta un altro acquarello. È un acquarello molto bello, una scena complessa, un interno d'osteria. Siamo evidentemente nel XIX secolo, non vi dico la città, sembrano dei briganti o comunque degli uomini con tanto di spada intenti a bere del vino e a giocare a carte. È una scena piuttosto tipica, ottocentesca e lasciatemi dire, di grande qualità. Il dipinto è firmato, abbiamo coperto come al solito la firma per darvi di nuovo modo di partecipare all'indovinello. Ricordo a tutti che ci sono 30 euro da spendere per il primo che indovina sul nostro negozio eBay antiquariato europeo di Gianluca Scribano, quindi il primo che indovina il nome e il cognome del pittore di questo acquarello ci contatterà dopo che abbiamo dato notizia che l'ha vinto lui, tramite quindi il nostro prossimo video, e potrà avere recapitato gratuitamente a casa sua un oggetto in vendita nel nostro negozio eBay al netto delle spese di trasporto di 30 euro. Quindi se un oggetto costa 22 euro più 8 di trasporto sono 30 euro, lo ricevete gratuitamente a casa vostra. Quindi impegnatevi, studiate, siamo nel pieno dell'Ottocento. È una tecnica nota, quella dell'acquarello, quindi su carta. In bocca al lupo a tutti. Un'altra idea che abbiamo avuto, a parte questo scribanello che abbiamo visto che piace perché in tantissimi partecipate, anche se alcuni ancora non hanno capito che non mi devono scrivere su WhatsApp o tramite email o chiamare di notte, ma per lo scribanello è sufficiente scrivere nei commenti del canale YouTube il nome e il cognome. Qualsiasi altra modalità non è accettata da noi, quindi per favore non mi scrivete sullo scribanello tramite WhatsApp o tramite mail. Per quanto invece riguarda la nostra nuova idea, che è di Marco, che è il montatore, il regista di questo canale YouTube, abbiamo pensato a una cosa molto particolare. Praticamente voi vogliamo coinvolgervi direttamente nei nostri video, come se voi siete a casa e avete un oggetto particolare, un oggetto d'arte, di antiquariato, di modernariato, con una sua storia particolare, un oggetto che voi ci potete mandare un video di voi con questo oggetto, voi ci parlate di questo oggetto, ci dite la storia che ci sta dietro, o se semplicemente ci volete chiedere un'opinione, ci mandate un video che non sia ovviamente di 30 minuti, magari di 3, 4, 5 minuti o anche 2, e se ce lo mandate tramite WhatsApp sul mio telefono 333 31 04 172, e nel caso io e Marco lo reputassimo, diciamo, interessante, senz'altro lo manderemo nei nostri prossimi video, e poi magari con una nostra conclusione, una nostra opinione, se richiesta da voi.
per quanto riguarda l'oggetto che avete sottoposto all'attenzione del canale. Quindi ovviamente non vi scordate, mandando questo video, di citare esattamente queste parole, che ci date il consenso a divulgarlo sul nostro canale YouTube, perché altrimenti noi non potremmo divulgarlo. Quindi anche per oggi abbiamo chiuso, oggi è giovedì, stasera vedrete il video, lo vedrò anch'io perché ho mal di gola e non posso uscire, quindi non posso andare purtroppo oggi a ballare il tango come tutti i giovedì sera. Altro mi sembra che non abbiamo da dire, non abbiamo nulla da dire, quindi un saluto e buon divertimento con il quiz e con l'invito a produrre dei video. Ciao!